Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un'accetta un po' diversa dal solito, un po' diversa dalle solite accette che siamo abituati a vedere, anche delle marche più blasonate. Un'accetta in acciaio, ovviamente, e carbonio. Bulloni in titanio. La ditta produttrice è una ditta americana, la Jake Hoback Knives. Il modello è il modello PS2, come si può vedere qua, e l'acciaio è un acciaio AEB-L. Fodero in Kydex, chiusura di sicurezza con bottone, passante per cintura, fibbie o zaini. L'aspetto ricorda un po' un'accetta Tomahawk, quelle degli indiani d'America per capirsi. È stata realizzata con macchinari a controllo numerico. Come vi ho già detto, il manico è tutto in carbonio con questa texture antiscivolo, quindi anche se non avete i guanti, sicuramente l'accetta non vi scivolerà dalle mani. Come vi ho già detto, tutti i bulloni che tengono fermo il manico sono in titanio, in questo caso un titanio anodizzato. Sul sito è possibile personalizzare anche con diversi colori questi bulloni. Ovviamente c'è il passante per il laccio di sicurezza. La lama è una lama, come si può vedere, si può impugnare anche così. È molto bilanciata, come vedete è estremamente bilanciata al secondo bullone, e leggera. Io l'ho pesata prima di partire, siamo sui 690 grammi circa, 690-692. Dietro a questa punta, diciamo, per dei lavori un po' più sbrigativi. La lama è affilata a coltello, ora vedremo come esce dalla fabbrica, e direi che come design è veramente notevole, perché un'accetta del genere io non l'ho mai vista, soprattutto la lama con questa lavorazione a controllo numerico è veramente ben realizzata. Prima però di vedere com'è affilata vi do un po' di misure generiche. Allora, la lunghezza è circa 37 cm, la lunghezza lama è circa 13 cm, la larghezza lama è circa 19 cm massimo, e lo spessore della testa è circa mezzo centimetro. La lunghezza del manico è di circa 30 cm, larghezza del manico 2 cm. Quindi, come vedete, è un'accetta molto portabile. La potete mettere nello zaino oppure attaccata dietro tramite questo sistema che è fermato da un bullone, basta svitarlo e questo qua ruota. Il fodero in Kydex, come vi ho già detto, si innesta così, molto semplice. State attenti a tagliarvi perché si sa mai, bisogna sempre stare attenti. Adesso vediamo come esce di fabbrica l'affilatura. Ovviamente è un'accetta che si può impugnare anche in questa maniera, come i Tomahawk per intendersi, quindi possiamo lavorare anche di fino sopra il legno, ma dopo lo vedremo più nello specifico. Guardiamo intanto come esce di fabbrica. Direi che è più affilata di alcuni coltelli che possiedo. Accidenti, no, guardate come un'accetta affilata così sinceramente non l'avevo mai vista, perché è veramente tagliente, sia la parte inferiore che la parte superiore, come vedete. E come affilatura non c'è nulla da dire, estremamente affilata. La punta dietro no, quindi questo è proprio per lavori veloci, magari per rompere dei ciocchi di legna al volo. Questa parte qua non è affilata, quindi non vi taglierete mai, ma questa qua è a livelli di un coltello, anzi forse anche di più, perché alcuni coltelli che possiedo non tagliano così. Bene, detto questo, andiamo a fare delle piccole prove. Il mio principale dubbio sulla
su come lavora questa accetta e il suo peso, perché è un po' leggera, nel senso la testa delle accette di solito pesa un po' per dare la botta alla legna, proprio detto papale papale, e questa mi sa che è un po' leggera, quindi dovremo metterci un po' più di forza, ma vedremo. È un mio dubbio, nel senso magari lavora benissimo, ma lo guardiamo subito. Vediamo un po' di fare alcuni test. O vediamo un po' come si comporta su questo tronco di faggio caduto. Vediamo un po' come riesce a penetrare il legno, e sono messo anche i guanti per essere più sicuro, e vediamo un po'. Direi che riesce a lavorare molto bene, molto molto bene, quasi meglio di alcune accette molto più pesanti in testa. Non me l'aspettavo un lavoro così pulito, e ho usato anche poca forza, come avete visto ho usato una sola mano, quindi non ho usato così tanta forza nel tagliare il legno. Però ha fatto un buon lavoro, accidenti, guardate. Faccio vedere meglio. Ecco, qua si vede bene come ha lavorato l'accetta. Quindi ha mangiato una bella porzione del tronco. Certo, non è un'accetta per buttare giù gli alberi, ovvio, però riesce a fare anche di questi lavori. Ovviamente anche questo è il legno secco di un albero caduto, quindi sarà un po' più difficile da lavorare. Prima di spaccare la legna guardiamo un po' come si riesce a lavorare di fino con la lama, con una lama così particolare, perché è come avere due coltelli, uno concavo e uno convesso. Vediamo un po', vedete, si riesce a lavorare molto bene, soprattutto perché si riesce a prendere la testa dell'accetta così da vicino, quindi tutti i lavori di fino. Ora io provo a scortecciare semplicemente un ciocchetto di legno, tanto per... però non dico che è come un coltello, però si lavora molto molto bene, vedete? La curvatura concava aiuta quelle pratiche sui legni convessi, tondi, circolari, come volete voi. Lo scortecciamento è molto semplice, guardate, perché con questa forma si riesce a scortecciare molto velocemente e anche facilmente. Questa magari, se c'è qualche piccolo ramo da tagliare al volo, lo si può tagliare tranquillamente. Per adesso le viti in titanio tengono e non si sente dei minimi movimenti della testa. Bene, proviamo a lavorare, a tagliare della legna. Iniziamo subito. Questo è un ciocchetto di legno di dimensioni normali, diciamo un tronco che potete usare durante le vostre escursioni per procurarvi un po' di legna. Che dire, è stato un laser praticamente,
non ho fatto nessuna forza. Io pensavo che con una testa così leggera si facesse un po' fatica a entrare dentro il legno, ma in realtà ha tagliato, come avete visto, ha tagliato veramente in una maniera chirurgica. Ma è stata una cosa incredibile. Veramente proviamo ancora, perché se lavora così non c'è nulla da dire. Un'accetta di concezione così, fra virgolette, futuristica, che lavora così bene, è solo da apprezzare. Guardate come lo taglia. Tanto di cappello. Ma non faccio neanche tanta forza, è proprio il minimo. Cioè, lo taglia proprio come burro. Guardiamo un taglio trasversale, ma è boh. Guardate. Niente da dire, cioè, taglia come se fosse un burro. Cioè, non so se avete visto, minimo taglio in cima, ha tagliato diritto per l'intera lunghezza del tronco. Sì. Adesso veniamo a qualcosa di più impegnativo, che ci ho messo anche mezz'ora per tagliarlo, perché era un albero caduto. Ci vediamo un po', anche perché all'interno è un legno molto secco e stagionato. Dobbiamo provare. So se avete visto, cioè, la lama, guardate, più grossa della lama, so se si nota, cioè ha fatto un lavorone, cioè da medaglia d'oro, a tagliare dei legni così da medaglia d'oro, cioè non c'è altro da dire. Ma io non dico nulla, Direi che questo test lo ha passato non a pieni voti di più. Cioè, avete visto cosa è riuscita a tagliare un'accetta così leggera e non ha fatto neanche un graffio, cioè è ancora ben salda al manico, non ha neanche un graffio, solo un po' sporca, ma non ha neanche un graffio. Ma dopo questo potrei anche andare via, perché è un'accetta eccezionale. Comunque la forma del manico così generosa, che potete usarla anche a due mani volendo, e anche il bilanciamento che ha verso la testa, a un'accetta così leggera gli dà una potenza non indifferente, come già avete visto nel filmato. È veramente prodigiosa, ecco. Ovviamente possiamo fare anche dei piccoli lavori senza problemi, nel senso, qui proprio basta appoggiarla e già taglia, guardate. Io non faccio neanche fatica, neanche rumore praticamente, guardate, zero. Solo con il peso, solo col bilanciamento che si ha dell'accetta, vedete? È veramente un oggetto realizzato molto molto bene. Invece questa punta dietro magari può servire anche per spezzare, vedete, dei pezzetti di legno velocemente, guardate, vedete, ma si spezzano molto facilmente. Che dire di questa accetta? Ovviamente un'accetta del genere ha il suo prezzo, al di sopra della media di accette simili a questa, simili
come grandezza e come portabilità, perché questa, io vi ripeto, è un'accetta fatta da macchina a controllo numerico, manico interamente in carbonio, bulloni in titanio anodizzato, quindi un'accetta del genere sul mercato è difficile da trovare, molto difficile. Io in descrizione vi lascio tutti i link all'azienda, i loro contatti, se volete fargli qualche domanda, se volete prenderla, acquistarla, avere altre info, troverete tutto in descrizione, come sempre. Ovviamente ci tengo a precisare che io non vengo pagato per i test o recensioni che faccio, quindi io testo gli oggetti e dico quello che realmente penso, perché non ho conflitto di interessi, non vengo pagato, quindi a me importa assai se un oggetto è valido o no. Se volete un'accetta che vi duri nel tempo e che lavori bene, io mi sento di consigliarvela, soprattutto perché è molto leggera, è molto leggera, quindi se avete tanta attrezzatura e volete risparmiare un po' di peso, questa accetta fa al caso vostro. Facciamo altri piccoli test, ma se volete fare una punta, tutto molto semplice, soprattutto perché potete lavorare, come vi ho già detto, con questa parte concava e convessa, molto semplice. Anche questo si taglia come burro, cioè guardate il taglio netto, incredibile, non ho altre parole. Potete lavorare anche di fino, come vi ho già detto, impugnandolo così. Addirittura si possono fare anche trucioli. Io vi dico la verità, ci lavoro quasi meglio che con coltello. Guardate che roba, guardate come ha fatto questi trucioli. E poi è un'accetta, nel senso, in teoria non dovrebbe lavorare così bene di fino, in teoria. Guardate qua. E come ultimo test vediamo il test del filo della lama, se ha mantenuto l'affilatura. Direi che ha tenuto il filo in maniera ottima. Certo, magari una passatina di cuoio con un po' di pasta non gli farebbe male, ma guardate come taglia ancora. Cioè io tutti i giorni ci lavoro, avete visto, non è che l'ho trattata bene, ma non avrebbe bisogno neanche di essere affilata, è già così, guarda, ma è incredibile, è già affilata così, quindi ma se volete un po' passarlo un po' sul cuoio velocemente per dargli un po' di brio, ma va bene anche così. Questo è il test più estremo che si possa fare con un'accetta. Ma direi che ha fatto il suo lavoro anche qua. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione. Se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.